Sono Federico Perrone, tecnico Molini Pivetti. Oggi vi mostro come realizzare una pizza in pala, una pizza in teglia ad alta idratazione con la farina magica della nostra linea Special. Farina, lievito fresco e acqua fredda. Tutto insieme. 3-4 minuti, quando l'impasto non è ben formato lo andiamo a tirare fuori e mettere in un contenitore. La biga è finita, come vedete è un impasto molto grezzo, pulito, non si sono formati dei grumi. In questo momento io lo vado a prendere, lo vado a mettere in un contenitore alto e largo, a pezzi. Perché a pezzi? Perché devo lasciare lo spazio che nel momento che va in lievitazione mi riempie soltanto la parte dove manca l'impasto, così non va a crescere troppo. Quindi questo dopo lo metteremo 16-18 ore a temperatura ambiente, quindi la temperatura anche questa qua 16-18 gradi. Ho impastato con l'acqua molto fredda. Perfetto. Andiamo a realizzare il nostro impasto ad alta idratazione. Biga, classica biga 45% di idratazione. Rinfresco, utilizzeremo farina, olio, sale e malto. Andiamo a introdurre nella nostra impastatrice la biga, cerchiamo di romperla, così abbiamo un miglior assorbimento. Aggiungiamo tutti gli sfarinati, quindi le farine e il nostro malto. Andiamo a chiudere la macchina. Partiamo a prima velocità, circa 9 minuti. Anche qua dipende dalla macchina che utilizziamo. Aggiungiamo circa il 50% dell'acqua e aspettiamo che si formi il nostro glutine, la maglia glutinica. Si è formata un po' di maglia, andiamo ad aggiungerci a filo, quindi poco alla volta, la nostra acqua. Mi raccomando, l'acqua deve essere molto fredda. Perfetto, sospettiamo ancora qualche minuto che si formi un'altra volta la nostra maglia. Vedete? La macchina è bella pulita, andiamo ad introdurre un'altra percentuale di acqua. Dopo questa percentuale di acqua andiamo ad aggiungerci poco alla volta il sale. Aspettiamo altri 4 minuti e formiamo un'altra volta la maglia glutinica. Ora andiamo a introdurre un'altra parte dell'acqua, aggiungiamo il nostro sale e possiamo partire in seconda velocità. Per altri circa 7-9 minuti, in base al tipo di macchina che abbiamo. Vedete? L'impasto ha creato una bella maglia. Infine andiamo a metterci il nostro olio Evo. Appena si è formata bene la maglia andremo a estrarlo e a metterlo sul banco per darci delle pieghe. L'impasto è finito, vi faccio vedere ancora la forza dopo un'idratazione circa dell'80%, vedete? L'impasto è corretto, una bella maglia. Questo è il nostro impasto, andiamo a formare, andiamo a darci 2 pieghe all'impasto e poi lo andiamo a mettere all'interno di un contenitore 10-15 minuti, non di più. Vedete? Andiamo a darci 2 pieghe così prende forza. Vedete anche un'idratazione alta. L'impasto, quindi le farine sono perfette, hanno preso forza. In questo momento adesso andremo a metterlo
per 15 minuti, 10-15 minuti, a riposare all'interno della nostra cassa. Passati i 10-15 minuti andiamo a girare il nostro impasto sul banco, vedete? Perfetto. Andiamo a formare le nostre palline, quindi 60 per 20, pizza in teglia 475 grammi. Perfetto. Andiamo a formare la nostra pallina, semplice. Quando l'impasto è ben incordato, pochi passaggi, abbiamo il nostro prodotto, vedete? Molto bello. Andiamo a metterlo all'interno dei contenitori, mettiamo da parte. Secondo contenitore faremo una pizza da far ripiena, quindi 700 grammi. Prendiamo il nostro impasto, perfetto. Anche qua andiamo, vedete, a pirlare il nostro prodotto, pochi passaggi, anche 80% idratato, vedete come risponde bene. Mettiamo nel nostro contenitore. Ultima pizza in pala, facciamo anche questa qua 700 grammi. Andiamo a mettere nel nostro contenitore. Gli impasti, come vedete, sono ben lievitati. Vado ad aprire il mio contenitore, giro l'impasto sulla semola, che è molto importante avere tanta semola che mi faccia da cuscino. Spolvero bene il mio impasto, vado a premere leggermente lungo i bordi, così manteniamo l'aria che ci serve all'interno. Vedete che bello, dopo un'ora di lievitazione siamo già pronti. Prendo il prodotto, lo andiamo a inserire all'interno della teglia senza far fatica. L'impasto non deve tirare, non deve tornare indietro, vedete, non deve fare da elastico. Come lo metto in posizione deve rimanere. Quindi qui abbiamo detto una bella margherita. Naturalmente utilizzo 475 grammi per fare una pizza non troppo alta. Dopodiché, se uno la vuole più alta, aumenta l'impasto. Dopodiché andiamo a prendere il pomodoro. Questo è un pomodoro e un pelato schiacciato a mano, così mi rende molto di più. Andiamo a mettere il nostro pomodoro, vedete. I condimenti, soprattutto la mozzarella, andiamo a mettere in un secondo momento, se vogliamo utilizzare. Quindi andiamo a mettere il pomodoro, perfetto. Mi metto il guanto perché è importante. E andiamo a spargere il pomodoro con le mani, così non andiamo a rovinare queste bolle, che sono bolle che abbiamo voluto tenere. Sono quelle che ci danno sia l'alveolo che la sofficità del prodotto. Andiamo a metterlo bene, utilizziamo poco bordo, un goccino d'olio. Andiamo a infornare a 300 gradi per circa 5 minuti e mezzo. La pizza rossa è cotta. Io ho fatto una precottura, così dopo, se decido di metterci la mozzarella, posso metterci la mozzarella. Vedete? Andiamo a staccarla. In questo caso voglio fare una margherita, quindi andrò a metterci della mozzarella. Questo è un julienne tagliato grosso, un julienne tagliato Napoli. Non esageriamo con la mozzarella. Dopodiché il prodotto posso utilizzarlo o metterlo in abbattitore, o riscaldarlo immediatamente, o riscaldarlo in un momento successivo. Questo è il nostro risultato pizza in teglia, condimento a piacere, sempre con la nostra farina magica. Stesso prodotto lo andiamo a utilizzare per fare una bella pala, quindi in questo caso, se vogliamo, facciamo una pala per far ripiena, per tagliare a metà. Anche qua sempre spolveriamo, vedete? Guardate la semplicità. Non ho bisogno di dare forza al mio impasto.
guardate, vado a prenderlo per la misura della pala che voglio utilizzare. Sulla pala, vedete? Mi raccomando, quando abbiamo finito di posizionarla, olio, in questo caso ci mettiamo un po' d'olio, vedete, leggermente va sempre bucata con 2 dita, perché la biga spingendo crea e forma delle bolle grosse che dopo diventa un difetto. Mettiamo un po' di rosmarino, un po' di sale, sale grosso, sale Maldon, e andiamo a infornare. Inforniamo a 280-285 gradi per circa 6-7 minuti, anche qua dipende dal forno che utilizziamo. La pala, sentiamo la croccantezza del prodotto, ma soprattutto vedrete un alveolo molto importante all'interno. Fine cottura, questo è il risultato della pizza in pala, farcita, base, tutto con la nostra farina magica.